Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, o per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Andiamo a vedere qual è l'evento in arrivo e in quale sfera si manifesta, che può essere lavoro, amore, vocazione, famiglia, corpo, anima. Poi andiamo a vedere il significato spirituale dell'evento, come approcciarsi al meglio, qual è il sacrum facere, no? L'offrirsi. Poi andiamo a vedere la presenza invisibile e la sintesi poetica, cioè come può trasformarti questo evento, ok? Andiamo a vedere, sappiamo che gli eventi, come spieghiamo sempre, sono enti, entità, spiriti, come ci insegnano gli antichi. Ogni evento ha con sé uno spirito, un'immagine dell'anima. Quindi andiamo a vedere, rispetto alla domanda, l'evento in arrivo, quale spirito bussa alla tua porta con questo evento, no? Allora, vediamo. Gemelli. Prima carta, l'evento in arrivo. Può essere una situazione concreta, un risveglio interiore o entrambi, ok? L'evento in arrivo. Poi vediamo la sfera in cui si manifesta questo evento, dove avverrà, amore, lavoro, vocazione, famiglia. Vediamo. Poi il significato spirituale e karmico, cioè il messaggio spirituale che l'evento porta con sé, una lezione, una guarigione, cosa vuole insegnarti lo spirito con questo evento. La risposta sacra da offrire, cioè come puoi rispondere in modo sacro, qual è il tuo gesto sciamanico, no? L'offerta agli spiriti, come darsi all'evento. Poi vediamo qual è la presenza invisibile che ti accompagna, un alleato invisibile, un archetipo, una forza, un tuo antenato. E poi vediamo la sintesi poetica, la visione futura, come può trasformarti questo evento, dove può portarti, con chi puoi diventare. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, vediamo l'evento che può essere una situazione concreta, risveglio interiore entrambi. Vediamo un po' l'evento qual è. Ci picchia il Papa. Questo è un evento carico di valore, di richiami superiori. Il Papa in questa posizione è una rivelazione, un maestro, un giuramento, cioè qualcosa ti condurrà a prendere posizione. Può trattarsi di un'ufficializzazione, di una chiamata ad assumere un ruolo di guida o di riferimento. Ok? Per esempio, un'unione può diventare sacra, un'intuizione può diventare missione, un'incoerenza può finalmente sciogliersi nella verità. Certo è che l'evento arriva come una sorta di mentore, c'è una scelta, una prova di integrità, mi dice. Ok, andiamo a vedere dove si manifesta questo evento. 4 di bastoni, può trattarsi della sfera relazionale domestica. È così, la sfera relazionale e domestica, quindi parliamo di casa, di convivenza, di collaborazioni, di progetti in comune, perché il 4 di bastoni è il portale della stabilità, della celebrazione, del radicamento in un luogo e anche con qualcuno. Quindi può essere un invito a vivere insieme, oppure un passaggio verso una relazione più stabile. Oppure, vi dico questo, per un gruppo sostanziale di voi è la realizzazione di un progetto creativo condiviso. Quindi realizzazione di un progetto creativo condiviso. Con questa carta qui la vita vuole armonia, costruzione, cerimonia, ok? È una bellissima stesa, si preannuncia una bellissima stesa. Qual è il significato spirituale? Il messaggio spirituale che questo evento porta con sé. Allineamento, la giustizia. L'evento ha un significato di allineamento,
Cioè il karma qui si presenta per rimettere ordine, ok? La giustizia qua ti chiede una cosa. Stai vivendo secondo i tuoi veri valori? Sei coerente? Oppure barcolli ancora tra mille dualità? Va bene? Perché qua l'evento che si manifesta ti porta a farti questa domanda qui. Quindi spiritualità, relazioni, scelte lavorative, qualcosa viene riequilibrato qua. Un ciclo si chiude, una verità si mostra. È come se la tua anima, se l'ascolti, se ascolti la tua anima, sceglie finalmente l'armonia. È bellissimo. Wow, vediamo come approcciarti a questo evento, cioè il sacrum facere, no? Il fare sacro, il darsi, l'offrirsi, come approcciarsi. Con cuore aperto, Cavaliere di Coppe. Allora ti dice approcciati all'evento con cuore aperto, con delicatezza, con poesia, perché qua il Cavaliere di Coppe è un'offerta d'amore sacro, cioè un messaggio portato da chi è capace di sentire profondamente. Ti dice non ti irrigidire, non difenderti, sii il poeta della tua vita, cioè porta il cuore dove il cuore ti chiama. La tua offerta qua come ti devi approcciare è la tenerezza, ma senza debolezza. È una sorta di presenza sensibile, ok? Non è fuga, cioè apriti, apriti. Ok, vediamo qual è la tua presenza invisibile, che può essere un alleato invisibile, l'antenato, un avo, un antenato, un archetipo, una guida spirituale. Vediamo un po'. Mamma mia, il sole, addirittura. Questa è una guida altissima. Il sole è proprio l'angelo del cuore, la luce dell'infanzia, la benedizione del tuo spirito guida. Qualcosa o qualcuno ti sta guidando con chiarezza, calore e verità. E ti dico che anche nei momenti confusi la luce non si spegne mai. Cioè questa carta mi dice che c'è un bambino, una bambina dentro di te che sa già dove deve andare. Quello devi seguire. Ricordati che l'amore vero ti riconosce e ti protegge. L'amore è inteso in tutti gli ambiti. Questa è una delle carte più potenti che puoi avere sulla guida spirituale, l'alleato invisibile. Ok? Questa è tra le stesse più belle che ho fatto fino a questo momento. Non ho ancora girato questa carta, ma confido. Vediamo qual è la sintesi poetica, la visione futura, no? Come può trasformarti, dove può portarti questo evento. Wow, trasformazione, 8 di bastoni. Qua arriva una trasformazione rapida, luminosa, decisiva, cioè tutti i nodi si sciolgono, tutti. Tutto si muove, i messaggi arrivano, le risposte si manifestano, l'amore prende forma, il lavoro trova la direzione, bellissimo. Qua è come un volo, il volo sciamanico, no? Che finalmente non hai più paura del vuoto. Quindi mi verrebbe da dire che i tuoi pensieri qua diventano azioni, i tuoi sentimenti si traducono in gesti, tutto scorre. Tu diventi fluida o fluido proprio come un vento ispirato. E tra le stesse più belle che ho fatto, questo evento ti porterà qualcosa di straordinario. Poi mi fate sapere che cos'è in questa sfera qua. È veramente straordinario, straordinario. Quindi è come se questa stessa mi sta parlando proprio di un evento molto potente che sta arrivando nella tua vita, che si presenta come una sorta di chiamata all'ordine spirituale, cioè un'occasione per ufficializzare, stabilizzare oppure benedire qualcosa o qualcuno. Questo evento si manifesta nella sfera relazionale o abitativa o di progetti che ti danno stabilità. Può essere una nuova unione, una proposta, una convivenza, un progetto di qualsiasi natura condiviso, ma il suo significato profondo sarà riportarti alla coerenza. Cioè basta barcollare tra mille opzioni, mi spiego, è tempo di scegliere cosa onori davvero. Quindi cosa ti dice qua? Rispondi con il cuore aperto, il gesto gentile, l'amore che non ha paura
di dirsi, di parlarsi, no? Sei accompagnato, accompagnata da una luce altissima, una forza solare che ti benedice qua, anche se tu non la vedi perché è invisibile. E il futuro com'è rispetto a questo evento? E il futuro com'è? Tutto fluisce, tutto scorre, fluisce, accelera, accelera, tutto prenderà forma in fretta, te lo dico. Se ti apri e ti affidi, tutto. Ti dice questa carta non rallentare per paura, perché sei pronta o pronto per il volo. Una delle stesse agghiaccianti, una delle stesse più agghiaccianti, bellissima. Mettiamoci le specifiche. Vediamo cosa ci dicono le specifiche. Allora, partiamo dal Papa. Sei di bastoni, questo evento ti porta a vincere, riconoscimenti pubblici o vittoria, vittoria, mi parla di vittoria negli ambiti descritti, vittoria, riconoscimenti pubblici nell'ambito lavorativo, se è un progetto, vittoria, bellissimo, 4 di bastoni. 5 di bastoni, se c'erano delle controversie in casa o rispetto alla stabilità o rispetto a dei progetti condivisi, vengono risolti. Si sistemano questioni riguardanti la casa, la sicurezza, se erano delle controversie. Vediamo sulla giustizia. 3 di coppe, guarda, qua vedo celebrazione, vedo riuscita, vedo realizzazione, vedo fare pace, vedo mettere le cose d'accordo, piena gioia da condividere con le anime affini. Cavaliere di coppe. Il Papa, guarda un po'. Allora. Il Papa sul Cavaliere di coppe, come approcciarti? Come un dono dello spirito. Come un dono che ti viene dall'alto, ok? Sul Sole, il matto, ho appena detto sei pronta per prendere il volo, è uscito il matto, ti spinge a fare cose che non avresti mai fatto prima, il tuo alleato invisibile, quell'archetipo di questo Sole qua, a lanciarti nuove avventure con fede totale, con la gioia nel cuore, mamma mia, tra le stesse più belle, 8 di bastoni. 6 di denari, anche delle entrate economiche ci saranno qua, se riparliamo di progetti, o l'equilibrio che viene raggiunto grazie a questa trasformazione. Quindi, per ricapitolarti con le specifiche in modo da avere un quadro generale conciso, fluido e pragmatico, il Papa con il 6 di bastoni mi dice che l'evento in arrivo è un riconoscimento sacro, cioè il Papa è già potente di suo, no? Però qua si unisce col 6 di bastoni, cioè vinci qualcosa, ottieni una conferma importante, quindi potresti ricevere una proposta ufficiale, una conferma in ambito lavorativo, oppure una dichiarazione amorosa che ha radici però spirituali. Non è solo questo un evento positivo, è il risultato di un cammino spirituale tuo. Hai seguito la tua verità e adesso vieni visto, premiato. Può trattarsi anche di una guida o di un insegnante che ti riconosce, e anche del fatto che tu diventi guida anche per qualcun altro. Sì. Allora, l'evento si manifesterà in un contesto relazionale o abitativo o a livello di progetto. Però attraversa questa tensione iniziale, cioè il 4 di bastoni è il desiderio di unione, stabilità, famiglia, però il 5 di bastoni parla di conflitto, competizione, diversità da armonizzare, no? Può essere una convivenza o un progetto comune con altre persone, oppure una relazione che devono trovare un equilibrio, vediamo che lo trovano, no? Ti dice non aver paura del confronto o anche scontro, perché è solo la frizione del fuoco che vuole unirsi al fuoco. Cioè, ciò che oggi crea scompiglio, domani sarà la tua danza condivisa. È una sorta di prendere le misure, assestare le acque. Che succede poi? Che l'anima vuole portarti a equilibrio, autenticità, condivisione, quindi qua la giustizia col 3 di coppe ti dice che la tua vera gioia nasce quando sei in pace con te stessa, con te stesso, quando smetti di recitare i ruoli, quando lasci che la tua essenza si esprima anche tra gli altri. Quindi il 3 di coppe qua mostra che non sei sola o solo, che l'armonia è possibile, ma solo se non sacrifichi la verità per piacere agli altri. Ok? E poi qual è la grande risposta?
Una rivelazione bellissima perché ti si chiede di offrire il cuore con sacralità. Il Cavaliere di Coppe porta amore e il Papa ribadisce che non deve essere un amore qualsiasi. È tempo di relazioni evolutive, di parole che sono preghiere, di gesti che sono promesse. Cioè devi rispondere come se l'altro fosse lo spirito proprio. Perché è così, no? Tutte le persone sono incarnazioni del divino, maschere, no? Dall'etrusco persu, che significa maschera, persona. Ama come se stessi consacrando un tempio, perché lo stai facendo davvero, questo ti dice questa accoppiata di carte, no? E la benedizione più dirompente è questo sole con questo matto che ti dice proprio il coraggio dell'anima libera, qualcosa o qualcuno qua ti sta guidando verso un nuovo inizio pieno di fiducia, come un angelo proprio. Anche se non sai dove stai andando, ti dico questo, la gioia è il tuo segnale. Devi seguire solo la gioia, anche se non sai dove stai andando, se hai gioia, segui la gioia. Perché il tuo bambino interiore ti dice qua che è protetto. Cioè state lavorando benissimo con i rituali della bambina, del bambino interiore, la sequenza fluide yoga sciamanico, e guardate i risultati. Quindi crea, rischia, ti dice, non temere l'incertezza perché la tua luce sa già la strada. E poi che succede? Un'accelerazione pazzesca. Qua è un incontro, una svolta, il 6 denari qua mi parla anche dell'equilibrio tra il dare e il ricevere, lo scambio, quindi l'universo ti risponde nella stessa misura in cui tu ti offri, va bene? Più sei vera o vero, più le cose si muovono nella tua direzione. Tutto avanza, si risolve, si libera, stai per entrare veramente per vivere un evento trasformativo che ti porterà a riconoscere e a incarnare la tua verità spirituale. Questo evento, ripeto, sarà un riconoscimento, una proposta oppure una rivelazione che ti obbliga a scegliere dove vuoi vivere, nella coerenza del cuore o nella confusione dei compromessi. Perché l'evento si manifesta in ambito relazionale, ripeto, abitativo o di progetti. E l'anima ti guida verso questa autenticità emotiva, no? La verità gentile. Ecco, la tua risposta deve essere poetica, integra, romantica, ma responsabile. Quindi qua io vedo che il tuo fuoco qua arriva in fretta, come una benedizione. Tutto si muove verso la reciprocità, le parole trovano risposta, le offerte d'amore vengono accolte, tu diventi proprio un canale di equilibrio, luce e armonia. E allora ti faccio una domanda, un'altra domanda, puoi anche rispondermi sotto i commenti o sul tuo quaderno rituale, no? Stai onorando il tuo vero sentire in ciò che stai costruendo con gli altri? Stai onorando il tuo vero sentire in ciò che stai costruendo con gli altri? Questa è la domanda più forte che mi viene in questo momento. Sì. Bellissimo. Vediamo che ti dicono questi altri oracoli. Fedeltà. Cioè, ho appena finito di dire, stai onorando il tuo vero sentire in ciò che stai costruendo con gli altri, fedele al tuo sentire. Talento nel campo artistico. Vivrai l'esperienza dell'amore e della fedeltà. L'angelo ti invita a portare pace nella discordia, crea ordine, bellezza e unione. Praticamente è il sunto di tutto quello che ti sta per accadere. È il sunto, bellissimo. Progetti artistici, creativi, seguendo il tuo sentire. La bambina e il bambino sa esattamente cosa fare in questi contesti. Grandi riconoscimenti in questo senso. Vediamo cos'altro ti dicono queste carte della magia. Il trono, cioè qua, allora, il tuo potenziale è infinito. Io non so cosa ti sta per accadere, ma l'ho visto dalle carte. Per ognuno di voi saranno delle sfumature diverse, ma questo è il succo. Qua ti siedi sul trono, insieme ad altre persone, un po' come il 3 di coppe. L'unione fa la forza e sono anche le tue personalità che si uniscono insieme dando vita a qualcosa di straordinario in questi riconoscimenti anche pubblici. È stupendo, ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio solo un grandissimo in bocca al lupo
con l'augurio che pratichiate sempre l'arte sciamanica, l'arte spirituale, lo yoga sciamanico, perché guardate quali sono i successi, ok? Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!